Oggi ho deciso di parlare di intelligenza artificiale, ovviamente abbinata al settore musicale. Sarà un video molto ricco, molto pieno di informazioni. Mi è costato decine di ore di studio, ma non importa. Parleremo di come funziona l'algoritmo, di come è possibile sfruttarlo, quali sono i vantaggi o i rischi nell'utilizzare l'AI, la diversità tra un brano scritto dall'AI o da un compositore tradizionale, quali saranno i generi musicali più colpiti o le figure musicali più a rischio. Parleremo del diritto d'autore, insomma sarà un video molto ricco. Partiamo. Perché ci fa paura questa AI? Perché è brava, perché i risultati anche nel campo musicale sono altissimi e ci sentiamo vulnerabili. Se un brano generato dall'AI è in grado di emozionarci, non possiamo non chiederci: ma quindi l'emozione è un trucco acustico replicabile da un software? Oppure che fine farà l'uomo? Cosa rimarrà nelle composizioni del cuore umano? Ora vediamo come funziona l'algoritmo. L'AI ha analizzato milioni di brani, si può dire tutti i brani del mondo, dal canto gregoriano al Latin jazz, ed è riuscita a ricavarne delle strutture, degli schemi, pattern ricorrenti nei vari generi musicali utilizzati dai vari compositori. È come se avesse capito le regole del gioco, le relazioni matematiche tra i suoni, tra le note, le regole dell'armonia, e tutto ciò le ha permesso e le permette di prevedere, dato un accordo, quale dovrà essere l'accordo seguente, data una nota, quale la nota seguente e quale quella precedente, che dopo 16 battute mediamente si cambia tonalità e che Chopin per cambiare tonalità utilizza determinate modulazioni tecniche, Mozart delle altre, che dopo una strofa c'è un ritornello, dopo la gran cassa della batteria c'è il rullante e così via. Quindi, prima conclusione, l'AI non crea dal nulla. Tutto ciò che può fare è merito dei grandi compositori, di questi schemi compositivi potentissimi creati dall'uomo, quindi senza l'uomo l'AI non potrebbe comporre nulla. Potremmo anche dire che nel momento in cui riconoscessimo una certa bellezza nelle composizioni artificiali, è come se indirettamente facessimo un complimento ai grandi compositori. Insomma, l'AI si comporta come una sorta di operaio, di tecnico specializzato che per assemblare un cellulare, bello quanto vogliamo, utilizza dei processori, delle batterie, dei display, eccetera, progettati da altri. Ora, nel momento in cui noi andiamo su una piattaforma AI e creiamo un prompt, un'istruzione, crea un brano romantico stile Schumann, l'AI applica un filtro, quindi restringe il campo di calcolo alla musica classica, a Schumann, e inizierà ad elaborare una serie di suoni che sia coerente e plausibile, cioè che rispetti questi pattern che lei stessa si è creata durante l'addestramento, ma lo fa in un modo più o meno casuale, cioè è stata programmata per restituire un risultato sempre diverso. Insomma, si comporta come una sorta di jazzista che improvvisa melodie sempre diverse, ma ovviamente tutte coerenti, plausibili e comunque che seguono una logica. Una delle prime accuse che vengono mosse nei confronti dell'AI è questa: l'AI copia. Ma in realtà copiare significa utilizzare frammenti diversi da compositori diversi ed assemblarli. Taglia e incolla. Non avviene assolutamente questo. L'AI ha un suo cervello che segue delle regole statistiche. Semmai possiamo dire che imita lo stile compositivo di alcuni compositori, che utilizza le loro strutture, ma questa cosa la facciamo tutti noi, la fanno tutti i compositori, cioè tutti quando andiamo a comporre qualcosa comunque andiamo a rielaborare un linguaggio, il linguaggio dei grandi compositori. Insomma, l'AI non copia e ad oggi è semplicemente un nuovo soggetto creativo che affianca il compositore tradizionale, ovviamente con una capacità di calcolo infinitamente superiore. Questa parte è importantissima. In che modo possiamo sfruttare questo algoritmo? In modalità automatica, semiautomatica e manuale, un po' come avviene con la fotografia sui cellulari soprattutto. La modalità automatica ovviamente è quella più semplice, andiamo sulla piattaforma, gli chiediamo di generare un brano romantico in stile Chopin, l'AI ci restituirà una serie di composizioni, noi dovremmo semplicemente avere la pazienza e il buon gusto di scegliere quella più
interessante. Non c'è ovviamente soddisfazione, anche se uscisse un capolavoro. È come giocare ad un gioco con i livelli già tutti sbloccati. Però, in caso di necessità, di urgenza, oppure nel caso non avessimo nessuna competenza in materia musicale o semplicemente volessimo provare a divertirci, divertimento che dura 5 minuti, potrebbe comunque dare i suoi risultati. La seconda modalità invece è un po' più interessante, chiamiamola semiautomatica, cioè il compositore non solamente dirà componi una musica adatta ad un villaggio turistico, ma potrà dirgli attraverso un prompt più o meno complesso. Il brano dovrà essere composto da 56 battute, dovrà contenere 2 ritornelli, un ritmo caraibico, il testo è questo che ti dirò io, oppure potrebbe essere questa è la mia melodia, armonizza per un quartetto d'archi. Capiamo benissimo che questa modalità è una modalità che si abbina di più alla figura del compositore, perché solo un compositore preparato sa cosa chiedere, cosa scartare, cosa è banale. Quindi il compositore ha un vantaggio rispetto alla persona comune. Insomma, nella modalità semiautomatica diventa un vero e proprio strumento di lavoro. Il 50% del lavoro lo fa il compositore, quindi anche la soddisfazione sarà diversa. Poi abbiamo la modalità manuale, dove l'AI diventa il braccio destro del compositore, la manovalanza, cioè gli fa risparmiare tantissimo tempo e a diversità delle modalità precedenti, qui l'idea musicale parte finalmente dal compositore. Mentre prima partiva dall'AI e il compositore o la persona che creava il prompt doveva scegliere partendo da un'idea dell'AI, qui il compositore può decidere. Questa è la melodia, questa è la struttura, questa è l'armonia. Potrebbe scrivere ad esempio su un file MIDI, darla in pasto all'AI e dirgli scrivimi le parti per i violini, le parti per le trombe una quarta sopra e fammi sentire il risultato. Insomma, l'AI si comporterebbe come una sorta di software molto avanzato di notazione musicale che permette al compositore di ascoltare in tempo reale il risultato senza avere un'orchestra e di sperimentare ad esempio delle combinazioni sonore diverse. È naturale che in questo caso il merito sarà al 100% del compositore. Ora, qualcuno potrebbe chiedersi, ma l'AI è in grado di superare se stessa, cioè di trasgredire alle sue regole? In modalità automatica ovviamente no, tenderà a seguire la strada più probabile, più scontata, meno rischiosa. Non può creare un nuovo linguaggio, inserire delle note sbagliate, dei colpi di scena. Anzi, possiamo dire che l'AI lasciata a se stessa, cioè se l'uomo smettesse di dare di input e di correggerla, comincerebbe a imparare da se stessa, cioè il suo database che fino ad oggi è stato addestrato anche alle grandi composizioni, comincerà ad essere intaccato dalle sue stesse creazioni. Il risultato è che comincerebbe a generare delle musiche sempre più banali. Non solo, dato che ogni generazione artificiale genera dei piccoli errori digitali, col tempo questi errori si accumulano e potrebbero essere intesi dall'intelligenza artificiale come dei nuovi pattern, delle regole compositive e potrebbe quindi il sistema collassare e iniziare a creare una musica senza senso. Viceversa, nel caso in cui l'uomo, il compositore, cominciasse ad utilizzarla in modalità manuale, potrebbe trasformarsi in un laboratorio musicale praticamente illimitato, cioè il compositore potrebbe cominciare a dirgli inserisci qui queste note fuori contesto, note tra virgolette sbagliate, oppure fondimi degli stili Chopin e Messiaen, oppure potrebbe chiedergli semplicemente di non seguire le regole sulle quali è addestrata, ma di cominciare ad inserire una scala esatonale ogni 6 battute e via dicendo. Anche in questo caso comunque il risultato non è garantito, cioè l'intelligenza artificiale non ha una coscienza, non sente ciò che è bello. Per lei è bello ciò che rispetta i suoi pattern, ciò che si avvicina. Nel momento in cui diciamo di trasgredire queste regole, perde la bussola. Quindi potrebbe generare musica, anche in questo caso senza senso, potrebbe generare delle cacofonie, addirittura del rumore. Quindi la supervisione dell'uomo, del compositore, qui sarà fondamentale. Sarà l'uomo che, come una sorta di selezionatore naturale, dovrà decidere ciò che
sarà da tenere, ciò che sarà da scartare. Ma attenzione, la potenzialità inizia proprio qua. Nel momento in cui il compositore riuscisse a trovare un nuovo linguaggio musicale, magari strano ma comunque interessante, e questa stranezza col tempo diventerà la base per nuove creazioni, diventerà la stessa regola che l'intelligenza artificiale terrà in considerazione per le nuove creazioni. Per cui pensiamo a quanto questa cosa possa essere infinita. Ora vediamo le diversità tra l'AI e un compositore tradizionale umano. Naturalmente un compositore, per arrivare alla creazione di una composizione, dovrà passare settimane, mesi. L'AI è in grado di scrivere 100 variazioni in pochi secondi partendo da un semplice fischio. Il compositore umano è comunque limitato da se stesso, dai suoi stessi limiti, dalle sue conoscenze. L'AI ha una conoscenza senza limiti e potrebbe trovare soluzioni pressoché perfette di fronte a qualsiasi ostacolo, qualsiasi passaggio. Per non parlare di tutte quelle altre possibilità praticamente infinite che può avere solo un'intelligenza artificiale, ad esempio andare ad analizzare i brani che hanno avuto più successo negli ultimi 10 anni e creare un brano con queste caratteristiche. Potremmo andare avanti all'infinito a parlare di questo tipo di vantaggi, ma reputo possa essere più interessante parlare degli svantaggi, cioè di quello che un AI non può fare rispetto a un compositore tradizionale. Innanzitutto, come abbiamo visto, l'AI non può creare dal nulla, si basa sul suo addestramento, su delle informazioni che gli vengono date dall'uomo. Non può quindi rompere le regole, a meno che non gli venga chiesto, quindi in modalità automatica da sola l'AI non può rompere questi schemi. Il compositore ovviamente può rompere gli schemi quando vuole. È il compositore che crea dal nulla. Il compositore è un po' come Dio che crea gli elementi dal nulla. L'AI è come il diavolo che prende questi elementi preesistenti e assembla l'universo. Seconda diversità, l'AI, come abbiamo già visto, tenderà a seguire la strada più sicura, più probabile. Difficile che un'AI inserisca un colpo di scena, una nota sbagliata. Quindi, ad esempio, gli si chiede una musica triste e l'AI utilizzerà una scala minore. Viceversa, il compositore umano può rompere gli schemi, utilizzare dei contrasti, la strada meno prevedibile. Musica triste potrebbe utilizzare una scala maggiore, ma inserendo delle note che comunque restituiscono una sensazione di tristezza. Ma i compositori hanno sempre fatto così. Siamo partiti dalle antiche monodie del canto gregoriano, alla polifonia contrappuntistica, allo sviluppo tematico della musica classica, della forma sonata, al cromatismo della musica tardoromantica, alla musica atonale e via dicendo. Cioè i compositori hanno sempre stravolto le regole del gioco. Altra diversità, l'AI lavora a frammenti, a pattern, e quindi fatica, soprattutto nei brani più complessi e più lunghi, a mantenere una sorta di coerenza logica, tematica. Il compositore umano invece è in grado di creare una struttura logica nella quale al minuto 2 inserisce un dettaglio che risolve in modo logico al minuto 26. Altra diversità, come abbiamo già visto, l'AI lasciata a se stessa in modalità automatica tenderà a creare musica sempre più banale e a imparare dai suoi stessi errori che non riesce a riconoscere essere degli errori e quindi potrebbe arrivare a collassare e generare musica caotica. Il compositore umano invece è in grado di riconoscere gli errori, di correggerli e di migliorarsi col passare del tempo, anzi l'errore potrebbe essere lo spunto per un nuovo linguaggio. Insomma, diciamo che l'AI tendenzialmente calcola ciò che può star bene, le note giuste. Il compositore sceglie ciò che serve, le note necessarie. Tra 1000 note è in grado di sceglierne una perché quella nota rispecchia ciò che ha dentro. E l'AI non può semplicemente perché non ha un dentro. Un ultimo aspetto, l'AI non tiene in considerazione i limiti dello strumento e i limiti dell'essere umano. Ciò significa che non tutti i brani sono suonabili, non necessariamente perché siano estremamente difficili, ma perché non considerano i limiti dello strumento e della persona. Ad esempio, un flautista non potrebbe mai suonare una nota lunga 50 secondi, oppure suonare note velocissime per 3 minuti tutte staccate. Un pianista non potrebbe con una sola mano suonare 2 note distanti 2 ottave o alternare queste 2 note 16 volte al secondo.
Un violino non potrebbe suonare un'ottava sotto il suo limite e via dicendo, quindi non tutto è suonabile. Il compositore umano ovviamente quando scrive parte da questi limiti, anzi potrebbe decidere di scrivere in una determinata tonalità perché quel determinato strumento risuona meglio in quel registro. Che poi questa faccenda della suonabilità poco importi all'industria della musica o all'ascoltatore, questo è un altro discorso. Può anche essere che in un futuro esistano delle musiche comunque belle, interessanti, ma non suonabili. È un altro paio di maniche. Vediamo adesso qualche diversità tra un brano composto dall'AI e un brano composto dal compositore. Qualcosa l'abbiamo già vista. Innanzitutto è difficile fare un confronto oggettivo perché i brani generati dall'AI normalmente non vengono poi eseguiti da persone vere, ma vengono generati da campioni sonori, da software. Considerando ad esempio questo aspetto, la prima diversità è l'emozione, cioè ascoltando un brano suonato da un software sentiremo una fluidità pressoché perfetta, senza sforzi, senza fatica, mancano le imperfezioni, manca il rapporto col musicista perché non c'è, è ovvio che l'emozione ne verrà intaccata. Potremmo quindi dire brano AI uguale musica che suona, brano umano musica che parla. Poetica questa cosa. Immaginiamo però di ascoltare un brano generato dall'AI da dei musicisti. In questo caso le diversità riguarderanno soprattutto la struttura della composizione. Allora, il brano AI tende ad evitare i silenzi, a riempire le pause con delle note, non dà importanza al silenzio, tende ad inserire troppe variazioni e spesso delle note inutili, a mischiare troppo e in maniera troppo veloce i vari stili musicali, anche quando non glielo chiediamo, a distribuire l'energia, cioè le tensioni in modo costante durante tutta la composizione e non in punti strategici come farebbe un compositore umano. Le strutture sono spesso poco logiche, poco prevedibili, intuibili, così come la direzione, non sappiamo dove voglia portarci. E se decidesse di inserire delle note fuori posto, dei colpi di scena, spesso questi colpi di scena non sono visti come delle trovate geniali, ma ci si potrebbe chiedere che cosa sta facendo. Insomma, spesso le aspettative dell'ascoltatore vengono disattese, vengono spezzate in un modo poco intelligente, qualcosa non torna. Inoltre si percepisce che l'AI lavora a blocchi musicali, a pattern. Insomma, potrebbe accadere che dopo 2 o 3 minuti di ascolto di un brano AI l'ascoltatore si senta disorientato, oppure cominci a stancarsi, a pensare ad altro, a distrarsi. Non si sente partecipe della composizione, ma si sente più spettatore. Personalmente, da musicista classico, quando ascolto un brano generato dall'intelligenza artificiale, soprattutto strumentale, rimango un po' disorientato, cioè vedo la bellezza della forma ma sento un vuoto, il brano non mi sta portando da nessuna parte. Se il brano è triste percepisco la tristezza ma non piango, se è allegro non esulto, se è passionale non mi emoziono. Viceversa, quando ascolto il brano di un grande compositore mi commuovo e mi emoziono non solo per la bellezza del brano in sé, ma per la mia incapacità di capire come possa essere riuscito un essere umano a creare una cosa del genere, come possa essere riuscito a trovare una soluzione ad alcuni passaggi armonici. Mi emoziona insomma anche la genialità dell'essere umano. Per assurdo, se venissi a sapere che il compositore umano ha utilizzato l'intelligenza artificiale per risolvere alcune problematiche armoniche, il brano smetterebbe di emozionarmi. Altre cose che mi emozionano, il fatto che mi immagino la sofferenza del compositore o la gioia e cosa possa aver provato lui stesso mentre scriveva. E da credente spesso mi emoziono perché penso alla bontà divina che ha voluto regalarci questo capolavoro ispirando un essere umano. Ora vediamo quali sono quelle figure musicali che potrebbero salvarsi dall'avanzare di questa intelligenza artificiale. Sicuramente si salveranno gli interpreti, quindi esecutori, strumentisti, cantanti, e questo perché il pubblico avrà sempre bisogno della performance interpretativa live, dell'uomo sul palco che lotta con il suo strumento, del carisma dell'artista, dell'idolo. Anzi, direi che in un futuro prossimo, dove
il mondo sarà inondato di tonnellate di musica artificiale, la nicchia della musica 100% umana si svilupperà. Un po' come gli orologi attuali, digitali, saranno molto precisi, ma l'appassionato di orologi sicuramente andrà ad acquistare un orologio meccanico, con un meccanismo creato dall'uomo. Magari può bloccarsi, ma è un'altra cosa. Vediamo invece quale sarà la categoria più a rischio, ovviamente quella del compositore. Soprattutto il compositore medio, perché purtroppo i risultati ottenuti dall'intelligenza artificiale superano la media umana, sia a livello di qualità che di originalità, per il discorso ad esempio del mischiare gli stili. Tra l'altro lo fa in pochi secondi e senza costi. Quindi reputo che il compositore medio si ritroverà a diventare un direttore artistico, cioè un critico che ascolta cosa l'IA gli propone e decide cosa merita di essere proposto al pubblico. Ed è qui il problema principale. Il comporre è un atto creativo che parte da un'idea melodica che si sviluppa in maniera progressiva mentre la si scrive su carta attraverso delle intuizioni. Nel momento in cui un compositore dovesse diventare un direttore artistico, il brano scelto potrà anche essere un capolavoro, ma sarà stato immaginato dall'intelligenza artificiale, non dal suo intelletto, dalla sua anima. È un po' come far scrivere una lettera d'amore all'AI, sarà anche bellissima, ma le parole o i concetti probabilmente non saranno quelli che vorremmo esprimere noi. Insomma, prevedo un futuro dove avremo l'intelligenza artificiale che sarà utilizzata per tutte quelle musiche di sottofondo o in contesti low budget, in modalità automatica. I compositori medi che la utilizzeranno in una modalità semi-automatica e i grandi compositori, pochi, che la utilizzeranno semplicemente come uno strumento, un braccio destro, in modalità manuale. Vediamo subito quali saranno i generi musicali più colpiti. Al primo posto metterei la musica funzionale di servizio, le librerie musicali, cioè tutte quelle musiche di sottofondo, musiche per meditare, relax, le sigle per le pubblicità, le sigle TV per i documentari, i sottofondi sui social. Qui l'obiettivo è l'efficienza economica, non la qualità della musica. La musica passa in secondo piano. Già si utilizza l'AI in questo settore, quindi i compositori qui sono già finiti. Al secondo posto metterei la musica pop, che è una musica molto semplice, ripetitiva, basata su schemi ripetitivi, orecchiabili, e l'AI è già in grado di generare un brano di qualità superiore alla media dei compositori che scrivono musica pop. Anzi, direi che in questo settore l'AI addirittura potrebbe essere in grado di alzare l'asticella. Per quanto riguarda le colonne sonore dei film, il rischio è medio-basso, nel senso che è già possibile oggi sfruttare l'AI per creare una musica che accompagni le varie scene dei film. Ovviamente lo si può fare in una modalità automatica, ma anche dando il giusto input, ed è una cosa che può fare il regista stesso. Creami una sigla introduttiva a questo film d'azione, dopo 30 secondi ci sarà una scena con della pioggia e una donna che corre. Creami musica appropriata. Qual è il problema? Che l'AI da sola non è in grado di interpretare perché la donna sta correndo. Magari perché dietro di lei c'è l'assassino e solo il regista, l'uomo, il compositore può sapere questo. Quindi non sarà sufficiente una musica dinamica che potrebbe creare l'AI, ma dovrà anche essere ricca di tensione. Per cui l'intervento umano è comunque fondamentale. Tra l'altro l'AI tende a ripetere, a variare senza avere una meta narrativa, lavora per associazione, scena triste, musica triste, e il compositore invece utilizza i contrasti, l'ironia, può fare delle scelte psicologiche, filosofiche nelle composizioni. Insomma, direi che il grande compositore continuerà ad esistere, soprattutto nei cinema d'autore, mentre i compositori di serie B, per tutti quei prodotti low cost, probabilmente saranno sostituiti dall'intelligenza artificiale, soprattutto se il regista e il pubblico si accontentasse di un risultato mediocre dell'AI. Musica classica e musica colta. Allora, a mio avviso qui il rischio è bassissimo se non inesistente, perché in questo genere
La musica è l'unica cosa che conta, non ci sono scene, parole, immagini. Gli ascoltatori hanno un orecchio molto allenato, sono molto esigenti, spesso sono dei musicisti. E quindi direi che in questo campo, anche in questo campo, i compositori di serie B spariranno. Chi sono questi compositori di serie B? Tutte quelle persone che hanno studiato e che compongono in un modo accademico, seguendo determinate regole in un determinato stile. Purtroppo queste figure dovranno scontrarsi con le capacità dell'AI, che conosce perfettamente l'armonia, i trucchi utilizzati dai compositori per creare delle emozioni. È in grado di comporre una fuga formalmente perfetta in 30 secondi. Come potrebbe un compositore medio competere? Diverso il caso di un compositore di serie A, cioè dotato di quel guizzo divino. Consideriamo che i più grandi capolavori sono basati sulla trasgressione delle regole, sui colpi di scena, e come abbiamo visto l'AI fatica con i colpi di scena o a gestire strutture molto complesse, molto lunghe. Inoltre, quando noi ascoltiamo un brano di Chopin, non ascoltiamo solo la musica, ma la sofferenza di una persona, di un'epoca, siamo partecipi, c'è questo scambio reciproco tra esseri umani. L'AI non ha una biografia, non conosce la paura della morte o l'amore. Naturalmente, se l'ascoltatore si accontentasse di ascoltare solo le note, l'AI potrebbe comunque dire la sua. Se invece il pubblico continuerà a cercare il contatto con l'artista, col compositore, ovviamente Chopin sarà insostituibile. Ma anche se l'AI riuscisse a generare un brano bello quanto un brano di Chopin, rimarrebbe comunque un falso d'autore, cioè senza una sofferenza vissuta le note perdono di valore, senza l'animo del compositore il brano magari bellissimo ma rimane un guscio vuoto. Insomma, un brano potrà anche essere molto bello, avere una grande bellezza, ma non avrà mai l'importanza di un brano composto da un grande compositore umano. Tra l'altro, per quanto riguarda la mia esperienza d'ascolto di musica strumentale generata dall'AI, posso dire che finché parliamo di contrappunto, quindi periodo barocco, l'AI è molto forte. È quasi difficile distinguere una fuga di Bach da una fuga generata da un AI, perché comunque è una struttura compositiva che si basa su un'architettura, su delle regole ben precise, e anche se ci spostiamo nel periodo classico, quindi la forma sonata, i risultati, devo dire, sono notevoli. Quando cominciamo ad addentrarci, ad avvicinarci al romanticismo, e insomma io non ho mai ascoltato nulla che possa minimamente essere paragonabile ad una ballata di Chopin o ad una fantasia di Schumann o a qualsiasi altro brano di musica romantica, per cui al giorno d'oggi l'AI rispetto ad un grande compositore è ancora alle elementari. Musica jazz, il settore della musica jazz sarà quello sicuramente meno intaccato di tutti, proprio perché la musica jazz si basa sull'improvvisazione real time live del jazzista, e quindi non vedo come l'AI possa sostituire queste figure o questo genere musicale. Ok, ricapitolerei le potenzialità dell'AI. Immediatezza del risultato, pochi secondi, l'aiuto che potrebbe dare ad un compositore, anche qui a battere la tempistica. Il costo zero, il fatto che permetta a chiunque senza competenza musicale di scrivere un brano, la possibilità di sperimentazioni ibride, quindi fondere stili, compositori, incastri sonori, esplorare insomma nuovi linguaggi, nuovi terreni. Ma il paradosso è che un brano dell'intelligenza artificiale suonato da un musicista potrebbe paradossalmente dare più libertà interpretativa al musicista. Cioè, quando un musicista esegue un brano di un grande compositore, di un grande maestro, il doveroso rispetto nei confronti del grande maestro a volte può limitare la libertà interpretativa. Nel momento in cui dovessimo invece andare ad eseguire un brano di un'intelligenza artificiale, dov'è la storia? Dov'è la sofferenza vissuta? Dov'è la verità? Non c'è. Quindi sarà il musicista che dovrà crearci una storia. Ecco che la sua libertà interpretativa sarà ai massimi livelli. Penso che il concetto sia abbastanza semplice da capire ed è un paradosso. Parliamo dei rischi culturali. Allora, il futuro dipenderà da noi. Quali sono questi rischi? Che i compositori
si accontenteranno dei risultati generati dall'AI, senza metterci del loro. Che l'ascoltatore si abitui ad una musica media, che rimanga indifferente al fatto che dietro a questa musica non c'è nessuno. Quindi l'arte diventerà un prodotto industriale. Oppure che i giovani perdano la consapevolezza di come si costruisce la bellezza, con studio, con impegno, con dedizione. Se poi in un futuro l'AI dovesse riuscire a creare dei brani davvero belli, paragonabili a quelli di un grande compositore, non sia mai, diventerebbe merce a basso costo senza nessun valore. Insomma, direi che così come in passato la tecnologia e i macchinari hanno sostituito i muscoli dell'uomo, la conseguenza è stata che i muscoli si sono atrofizzati e oggi noi dobbiamo pagare per far fatica per andare in palestra. Oggi la tecnologia sta sostituendo la mente dell'uomo. Domanda: si atrofizzerà? In che modo recupereremo? Potrebbe essere una riflessione importante. Ok, adesso direi di sdrammatizzare un po' questo lungo video. Vediamo quali piattaforme AI potreste utilizzare per fare voi stessi delle sperimentazioni. Naturalmente potete utilizzare anche ChatGPT o Gemini, non sono però delle piattaforme AI strutturate per generare musica di qualità. Le piattaforme più utilizzate sono Udio e Suno. Udio ha dalla sua una grandissima qualità audio, davvero ai massimi livelli. Purtroppo è molto limitante, nel senso che le generazioni giornaliere sono davvero poche. Suno invece ha una qualità audio, proprio a livello di timbrica, inferiore ma comunque discreta, ma offre la possibilità di generare decine e decine di musiche giornalmente. Tra l'altro lo fa in un modo molto semplice e per registrarsi ci vogliono 15 secondi. Personalmente ho fatto delle sperimentazioni, non posso farvele sentire in questo video perché potrei incorrere in violazioni, lo vedremo tra pochissimo questo discorso. La cosa che mi ha lasciato più di stucco, che mi ha affascinato di più, è stato quando ho suonato col pianoforte una melodia, l'ho caricata, anzi in realtà non l'ho nemmeno caricata, ho schiacciato REC e Suno stava analizzando in tempo reale la mia melodia e gli ho chiesto di armonizzarmela. Mi ha affascinato il fatto che dopo pochi secondi mi sono ritrovato due brani di 5-6 minuti praticamente finiti, dove c'era questo mio tema, prima proposto dal pianoforte, poi riproposto dagli archi, poi non mi ricordo se fosse un clarinetto o un oboe, ecco, da un oboe, è uscito qualcosa di davvero bello, ma mi ha affascinato anche il fatto che l'armonia che ha trovato a questa mia melodia era esattamente quella che avevo trovato io stesso. Noi sappiamo che date delle note l'armonia potrebbe essere diversa in base a come la nostra mente lo concepisce. In questo specifico caso l'AI ha avuto la mia stessa idea armonica. Ok, parliamo di paternità, il diritto d'autore e la possibilità di pubblicare le nostre creazioni online. Allora, nel momento in cui noi diamo un prompt, creami un brano romantico che assomiglia a una ballata, però utilizzando le tecniche di modulazione di Schumann. L'idea, originale quanto vogliamo, non è mai coperta dal diritto d'autore. Il diritto d'autore non protegge le idee, ma la forma. Il problema è che la forma la dà l'intelligenza artificiale. E ad oggi ciò che crea l'intelligenza artificiale è di pubblico dominio. Quindi qual è, tra virgolette, l'escamotage? È rendere questo brano musicale nostro, ovvero dargli la nostra impronta. Potremmo ad esempio prendere la traccia della chitarra, suonarla noi e inserirla, oppure fare delle modifiche, aggiungere delle battute, o magari farla suonare da dei nostri plugin o VST, o suonarla noi personalmente, farla suonare a dei musicisti. Ecco che in quel caso la base è molto personalizzata sostanzialmente e dunque avremmo la possibilità di richiedere il diritto d'autore. Secondo esempio, chiediamo di crearci una base musicale pop, ma inseriamo noi il testo. In questo caso il testo è la nostra idea, ma è anche la forma finale del brano, sarà una canzone. Quindi noi potremmo avere il diritto d'autore sul testo, ma non sulla base. Quindi una persona che dovesse ascoltare questo nostro lavoro potrebbe utilizzare la base per dei suoi lavori futuri. Nel momento in cui, come prima, andiamo a modificare questa base e la personalizziamo, ovviamente avremo il diritto d'autore sia sul testo che sulla base.
Naturalmente poi, per quanto riguarda gli incassi derivanti dal diritto d'autore, potremo avere degli incassi generati attraverso la piattaforma oppure depositando il nostro brano alla SIAE. La cosa importante è fare il backup di tutte le nostre modifiche, dei vari prompt che abbiamo utilizzato, perché in caso di contestazione possiamo dimostrare, guardate che questa composizione è una nostra reale creazione. Per quanto riguarda invece la pubblicazione su piattaforme social, ad esempio YouTube, i problemi sostanziali sono due: la violazione delle norme di YouTube e la rivendicazione della piattaforma AI sulla quale abbiamo generato questo brano. In che modo possiamo ovviare a queste problematiche? Ottenendo la licenza commerciale. E come la si ottiene? Sottoscrivendo un piano in abbonamento. Non solo, il brano che avete creato prima di abbonarvi alla piattaforma rimarrà privo di licenza commerciale. Quindi se proprio avete intenzione di pubblicarlo, fate prima l'abbonamento, dopodiché create il brano. Attenzione che monetizzare o meno una pubblicazione non cambia molto, cioè nel momento in cui noi non abbiamo la licenza commerciale, se monetizziamo abbiamo praticamente la certezza che questo video va contro ogni norma e probabilmente sarà demonetizzato o bloccato. Se non monetizziamo, il rischio rimane comunque reale. Di fatto potrebbe essere meno probabile questa cosa, soprattutto ad esempio se il canale è piccolo, ma esiste comunque il rischio. Riattenzione, possedere la licenza commerciale non ci protegge al 100%, perché purtroppo dietro a YouTube non ci sono degli esseri umani, ci sono degli algoritmi che lavorano, quindi potrebbero rilevare delle somiglianze con altri brani, oppure potrebbero crearsi dei falsi positivi. Alcune piattaforme non accettano nemmeno la pubblicazione di brani generati dall'intelligenza artificiale, neanche se possedessimo la licenza commerciale, quindi bisogna sempre stare attenti. Naturalmente con una licenza commerciale, in caso di contestazione, potremo sempre contestare la contestazione e probabilmente vincere. Questa è la diversità. Ok, siamo alla parte conclusiva del video. Ultime riflessioni, qualche domanda e poi concludiamo. Prima riflessione: la bellezza di un capolavoro ottenuta senza sforzo perderebbe di valore. Immaginiamo di avere un quadro d'autore che tanto amiamo, a un certo punto veniamo a sapere che si tratta in realtà di un falso. Come cambierebbe il nostro rapporto con il quadro? Rimarrebbe comunque un bel quadro oppure semplicemente un pezzo di legno ben stampato? Sta di fatto che sicuramente quel quadro non avrebbe più alcun valore. Ma se la bellezza non cambia, perché il valore precipita? Perché manca la verità. L'intelligenza artificiale può simulare la verità, ma non la può possedere. Seconda riflessione: se chiedo all'AI di crearmi una composizione che sia un ibrido tra Chopin e Hindemith, di chi è il merito? Chi è il pittore? Chi è il pennello? Io, l'AI o i grandi musicisti? Una domanda che ti rivolgo: sarai disposto un domani ad accettare di ascoltare oppure di eseguire o cantare un brano d'amore sapendo che quelle parole o quelle note sono il risultato di un calcolo probabilistico? Qui solo tu potrai rispondere. Insomma, vorrei concludere questo lungo video con due metafore. Una composizione umana è come un mobile intagliato artigianalmente. Quante domande potrebbero sorgerci guardandolo? L'intelligenza artificiale è lo stesso identico mobile, ma creato da una macchina a controllo numerico. Quale emozione potrebbe darci l'intaglio di quel mobile? La composizione umana è un tramonto vissuto dal vivo. La composizione delle AI è un tramonto visto in foto. Magari i colori saranno più belli, ci sarà più contrasto, ma l'emozione è un'altra cosa. Vi saluto.